Ciao a tutti, sono Fabio e benvenuti in questo nuovo video. Oggi voglio spiegarvi 5 trucchi per ottenere foto nitide e stabili quando dobbiamo scattare a mano libera con tempi lenti e non abbiamo con noi il treppiede o magari siamo in un luogo dove non ci è consentito di utilizzarlo. Se avete la fotocamera a portata di mano, mettete un attimo il video in pausa e andatela a prendere perché sono tutti trucchi che potrete provare in tempo reale. Dopo la intro. Scattando a mano libera con tempi bassi, ad esempio al di sotto di un cinquantesimo di secondo, le nostre probabilità di avere uno scatto nitido sono estremamente basse. Certo, se la vostra lente è stabilizzata oppure utilizzate una focale grandangolare avrete già un grande vantaggio, ma con i consigli che vi darò nel video di oggi aumenterete notevolmente la probabilità di portare a casa un buono scatto. Può sembrare banale, ma la prima cosa da fare è impugnare correttamente la fotocamera. Spesso mi capita di vedere dei fotografi che impugnano la fotocamera in questo modo. Se utilizzate dei tempi veloci questo è tendenzialmente ininfluente, ma con tempi lenti questo tipo di impugnatura andrà ad amplificare tutti i movimenti e i micromovimenti del vostro braccio, dandovi praticamente la garanzia di ottenere uno scatto con del mosso o del micromosso. Il modo corretto di impugnare una reflex quando si scatta con tempi lenti è invece questo, con la mano ben salda sotto l'obiettivo. A questo punto quello che dobbiamo fare è mettere i nostri gomiti ben stretti a contatto con il busto. Una volta portata la fotocamera all'occhio avremo creato 3 punti di contatto, gomito sinistro, gomito destro e il nostro occhio, andando a stabilizzare i nostri movimenti. In generale, più punti di contatto andiamo a creare, più la nostra fotocamera sarà stabile ed è questo lo scopo dei vari trucchi che presento in questo video. Breve consiglio extra: quando scattate con tempi lenti a mano libera ricordatevi di fare qualche scatto in più. In questo modo avrete una maggiore probabilità di avere una foto nitida. Se poi applicate correttamente le tecniche che vi mostro in questo video, aumenterete esponenzialmente la vostra probabilità di portare a casa lo scatto. Al punto numero 2, per stabilizzare ulteriormente i vostri scatti cercate un oggetto a cui potervi appoggiare. Può essere un albero, una colonna, un muro, insomma qualunque tipo di supporto che abbiate a disposizione nel momento in cui vi trovate a scattare. A questo punto, applicando quanto visto nel consiglio numero 1, quindi gomiti stretti attaccati al corpo, mano sotto la lente e fotocamera appoggiata all'occhio, potremo scendere ulteriormente con il tempo di scatto e ottenere lo stesso un'immagine molto nitida. Il punto numero 3 è particolarmente utile se state utilizzando un teleobiettivo, ma funziona alla grande anche con focali più corte. Prendete la vostra mano sinistra e appoggiatela sulla spalla destra. Adesso appoggiate la fotocamera sul braccio piegato, portatela all'occhio e scattate. Questa posizione è molto stabile e consente di scendere un bel po' con il tempo di scatto. Come nel caso del trucco numero 1 avremo creato 3 punti di contatto e soprattutto sembreremo dei gran fighi che stanno scattando qualcosa di veramente molto importante. Il trucco numero 4 è il treppiede umano. Per realizzarlo ci servono una sedia o una panchina su cui sedersi o, in alternativa, se non avete niente di tutto ciò a portata, potete sempre abbassarvi e sedervi per terra. A questo punto appoggiate i gomiti sulle ginocchia e portate la fotocamera all'occhio per ricreare i 3 punti di contatto. Questa posizione è eccezionale, molto stabile e dopo un po' di pratica potrete scattare tranquillamente a mano libera anche a mezzo secondo o addirittura un secondo, ottenendo un buon numero di scatti nitidi. Ovviamente, come detto prima, è sempre meglio fare qualche scatto in più, ma vi stupirete di quanto sarete in grado di scendere con il tempo di scatto. Il quinto e ultimo trucco riguarda la respirazione ed è preso in prestito dai tiratori scelti che devono avere la massima stabilità per centrare dei bersagli minuscoli ad una distanza anche di centinaia di metri. La cosa fondamentale da non fare è di trattenere il respiro, perché in questo modo andremo a privare i nostri muscoli dell'ossigeno necessario per funzionare e quindi dopo un po' inizieranno ad affaticarsi e avranno dei micromovimenti che trasmetteremo alla fotocamera. Quello che dobbiamo fare è respirare lentamente in maniera regolare e scattare tra un respiro e l'altro. In questo modo il nostro corpo sarà il più fermo possibile nel momento in cui andremo a premere il pulsante di scatto. Bene, con questo è tutto per il video di oggi. Se vi è piaciuto lasciatemi un mi piace e condividetelo con i vostri amici. Iscrivetevi al canale e attivate la campanella se ancora non l'avete fatto e noi ci vediamo nel prossimo video.